bentornato. Vieni, mettiti comodo. Prendi una bevanda calda, se ti va, magari una coperta. E se sei comodo, lascia che ti racconti una storia. È Natale, o un altro momento di festa, e ti ritrovi in quel tempo liminale che va dal pranzo coi parenti alla cena coi superstiti. In quello stato alterato che si consuma puntualmente ogni anno, da che ne hai memoria, non sai bene come ammazzare il tempo, e va a finire che ti ritrovi da solo davanti a quella vecchia console. Puntualmente, ogni anno, da che ne hai memoria. E forse quella console non è nemmeno così vecchia, forse è un PC, o magari non sei neanche da solo. Sia come sia, la mano incerta esita a premere il tasto d'accensione, fallendo un impercettibile quick time event che rivela un pensiero orribile. E se quest'anno non si accende? Per fortuna ti interrompe un suono rassicurante e una lucina familiare. Sei ancora al menù che è già iniziata la magia. I ricordi di tutti gli altri Natali si fondono in una cosa sola, un ponte di memoria che attraversa la tua vita anno dopo anno, fino alla prima volta che hai messo mano a quel gioco, in quella console. Prima di iniziare un disclaimer veloce, sappiamo che le feste natalizie non sono un periodo facile o felice per tutti. E anche se questo video punta ad essere abbastanza good vibes, abbiamo anche un canale Telegram, se ti va di chiacchierare di videogiochi o altro. Dicevamo, certe tradizioni sono importanti, anche se non sono appariscenti. Le trovi sempre allo stesso posto, eppure non ti sei mai fermato a deciderle. Qualcosa ti ci spinge delicatamente, e in men che non si dica, stai giustificando a te stesso una scelta che viene da altrove. Ma sì dai, facciamolo. Ma perché queste tradizioni sono così importanti? Perché finiamo sempre lì, nello stesso posto, a riniziare quel gioco, a caricare lo stesso salvataggio, anno dopo anno? Parte della risposta ha a che fare proprio con quella memory card. Perché ti fa paura la possibilità che smetta di funzionare, che i salvataggi al suo interno vadano perduti? Oggigiorno basta farsi un giro in rete per trovare emulatori, ROM o direttamente vecchie console in vendita, eppure quei salvataggi lì sono in qualche modo importanti. Secondo noi il motivo è semplice. Lì dentro, ogni volta che hai aggiornato il salvataggio, hai depositato qualcosa di più di un freddo cluster di dati. Ci hai lasciato una parte di te, tante piccole memorie messe in serie, un set di costruzioni a cui aggiungi un tassello ogni anno. Il supporto fisico preserverà quei ricordi al posto tuo, almeno finché ne sarai in grado. In cambio ti chiede solo di accenderlo, di giocarci e continuare ad aggiungere qualche pezzo ogni tanto. Ma queste tradizioni possono fare molto più che cristallizzare dei ricordi come farebbe un diorama. Da solo, un diorama è soltanto un bel pezzo di cartone pieno di ninnoli. Serve solo ad alimentare la nostalgia dei bei tempi passati, col rischio di diventare un vecchio scorreggione che non sa più godersi il presente. E se invece quelle memorie le condividi con qualcuno? O anche meglio, se le co-costruisci insieme a qualcuno. Insomma, se al posto di continuare ogni anno la stessa partita in giocatore singolo ad Halo 2, un giorno la vecchia Xbox decide di scoppiare e al pranzo di famiglia inizia a giocare a Cuphead col cuginetto. Ora, quel salvataggio non serve solo a tenere vivo un ricordo al posto tuo, no. Ti permette di costruirne di nuovi insieme. La partita diventa uno spazio condiviso dove hai l'opportunità di conoscere nuovi aspetti di te e dell'altro. Un po' come quando quello stesso cuginetto stecca una bestemmia, perché è la terza volta che morite al primo run and gun. Cresce in fretta il ragazzo, chi se l'aspettava? E sperimentandovi in quello spazio digitale, affrontate insieme delle sfide, condividete emozioni e bestemmie, per continuare l'esempio. Insomma, coltivate una tradizione che col tempo diventerà sempre il vostro ritrovo speciale, non importa quanto tempo passi dall'ultima volta insieme. E anche se vi incontrate una sola volta all'anno, tu e quel cuginetto, o la sorellona che abita molto distante, o l'amico di vecchia data che non vedi da una vita, basterà rimettere mano a quel gioco, che ormai è diventato il vostro luogo speciale, e tutto tornerà familiare. Il tempo si riavvolgerà e tornerete a parlare la stessa lingua. Sono successe cose dall'ultima volta, siete cresciuti, entrambi, ma quella tradizione ha il potere di risintonizzarvi, di sincronizzare le vostre anime sulla frequenza delle dita che scorrono sul pad. Non serve una parola, anzi, ne basta una. Start. I videogiochi hanno un potere enorme, e questo ne è solo un esempio. Se diventano tradizione sono in grado di ospitare parti di noi, di rafforzare i legami e di risintonizzarci con le persone a cui più teniamo alla sola pressione di un tasto. E tutto questo durante le vacanze. E il resto dell'anno? Beh, per quello ci sono gli altri nostri video. Dai un'occhiata. Scherzi a parte, grazie se sei arrivato fin qui. Il video ti è piaciuto? Allora iscriviti, condividi. E se questo Natale sei un po' più fortunato, considera di supportarci su Patreon per aiutarci a rendere sostenibile Level Art. A proposito, è un grazie davvero speciale ai nostri sostenitori che vedete a schermo.
Di Telegram ne abbiamo già parlato prima, ma comunque il link lo trovate in descrizione. Ancora grazie a tutti per il supporto e al prossimo video.